Buongiorno a tutti voi, bentornati nella mia cucina. Si assapora ormai aria di festa e molti di noi stanno già iniziando a pensare che ricetta fare per sorprendere i nostri ospiti. Oggi ve ne propongo una molto facile ma che rispecchia appieno la tradizione. Baccalà con i funghi porcini. Questi sono gli ingredienti che ci occorrono. Partiamo dal baccalà. Bisogna avere un filetto di baccalà già dissalato, ammollato, lavato e pulito. Per 2 persone ci occorrono 400 grammi. Utilizziamo i funghi porcini. Se li avete freschi, ma in questo periodo diventa difficile, bene, altrimenti guardate qua, vanno benissimo questi qua. Questi sono porcini congelati che li ho tagliati e messi da parte per l'occasione speciale. Anche di questi ce ne occorrono circa 300-400 grammi, quelle che avete. Abbiamo bisogno di un porro intero, utilizzeremo sia la parte bianca che quella verde, 2 spicchi di aglio, 50 ml di latte, farina quanto basta per infarinare il filetto, 2 fogli di alloro, una manciata di parmigiano reggiano, olio extravergine di oliva, pepe e infine il sale. Gli ingredienti, come avete visto, sono pochi e semplicissimi. Andiamo a vedere come procedere in cucina, ma prima sigla! La prima cosa che vado a fare è andare a tagliare in tranci il nostro baccalà. Allora, dobbiamo ottenere 4 filetti, quindi facciamo un po' le misure. E 4. Andiamo ad eliminare la pelle del baccalà, viene via così facilmente, non c'è neanche bisogno di sfilettarlo. Passiamo i filetti dentro un po' di farina, li andiamo a infarinare. Tiriamo via la parte più esterna del porro e andiamo a tagliarle a rondelle. Mettiamo in una bowl, aggiungo un po' di sale e un filo di olio extravergine. Diamo una sciacquata veloce ai funghi porcini anche se sono congelati. Schiacciamo l'aglio, pentola sul fuoco un po' di olio extravergine di oliva, circa 2 cucchiai, dentro con l'aglio e facciamo soffriggere per qualche istante. Via l'aglio, dentro con i funghi. Per chi fosse scettico sull'uso dei funghi porcini congelati, provate a vedere che cremosità. Sono passati 10 minuti, spegniamo il fuoco, aggiungiamo un pizzico di pepe e mettiamo da parte. Rimettiamo la padella sul fuoco, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva e aggiungiamo il porro. Rosoliamo per 5 minuti, porro stufato, vado a metterlo da parte. Nella stessa padella con il fondo del porro aggiungo un cucchiaio di olio extravergine di oliva e vado a rosolare il baccalà. Lo giriamo una sola volta, aggiungo i porri all'interno, le foglioline dell'oro, un pizzico di sale, un po' di pepe e il latte bollente. Chiudo con il coperchio. Li facciamo andare così con la fiamma bassissima per circa 30 minuti. Mi raccomando, importantissimo, non girateli mai. Ora, dopo 30 minuti, facendo molta attenzione, trasferiamo il tutto in una pirofila, così. Andiamo a ricoprire con i funghi porcini. Una bella e generosa spolverata di parmigiano reggiano sopra.
e andiamo in forno preriscaldato 200 gradi e lo teniamo per 5 minuti sotto la funzione grill. Ovviamente se avete una pentola che va direttamente dentro il forno non state a trasferire nulla e mettetela direttamente sotto il grill. Ed eccolo qua, il baccalà con i funghi porcini. Anche per questa volta siamo arrivati alla prova dell'assaggio. Forchettina e coltello e andiamo. Andiamo a vedere come è venuto all'interno. Vado a fare un taglio e ovviamente il pesce e vabbè il baccalà è morbidissimo. Vediamo di prendere anche questi componenti dei funghi, il porro, dovrebbe esserci tutto. Questo è il boccone a favore di camera e vediamo. Vado. Buono, saporito. Mamma mia, il baccalà, che spettacolo! Guardate questo boccone con tutto il porro, il porcino sopra e io lo devo fare, mi dispiace, lo devo fare. Ma che cremosità hanno i funghi, mamma mia! Allora, vi dico, è un piatto equilibrato. Il baccalà è un pesce che rimane sempre saporito, anche che voi lo mettiate in ammollo tagliandolo nell'acqua per 3 giorni e cambiate l'acqua ogni 10 ore, comunque manterrà un sapore forte. Certo che accompagnato con il porro delicatissimo e poi la bontà della cremosità dei funghi porcini si vanno a sposare in un connubio veramente esplosivo. Non a caso il Portogallo ha deciso di dedicare a questo pesce ben 366 ricette, una per ogni giorno dell'anno. E voi direte, ma come? Sono 365, perché ne hanno aggiunta anche una per gli anni bisestili. È un piatto che racchiude in sé tutti gli alimenti che ci ricordano le feste natalizie e anche quelle di nuovo inizio anno. Non aspettate dunque l'ultimo momento a prepararlo, anche se questo può essere preparato prima e poi scaldato al momento di servirlo. Spero che questo suggerimento in prossimità delle feste vi sia piaciuto, che vi sia venuta voglia di replicarla. Se così fosse, scrivetemelo nei commenti, iscrivetevi al canale se vi fosse venuta voglia. Io vi ringrazio e vi aspetto alla prossima video ricetta, sempre in tema festivo. Vi abbraccio tutti quanti e vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Ciao a tutti da Crapa Pelata. Ciao belle gioie. Ciao. Mamma mia, altro che le feste natalizie. Se cucino queste cose qua, questi mi fanno cucinare fino all'Epifania.